Cari amici, ho sempre pensato che uno dei pilastri della medicina dovrebbe essere la spiegazione comprensibile dell'origine dell'evolversi delle malattie. Nel nostro caso, ottenere questo risultato è veramente difficile, in quanto vanno illustrati, oltre agli elementi patologici, anche i problemi idrodinamici che derivano dall'alterata circolazione dovuta alla malattia di base. Non ricordo più quando, ma una volta, per spiegare, paragonai lo sviluppo del sistema vascolare del feto alla realizzazione dell'impianto idraulico di un palazzo. Come gli errori di costruzione portavano ad un danno per l'edificio, così le alterazioni durante la vita intrauterina causavano la malattia del paziente. Nel tempo, pian piano, l'esempio casuale si è strutturato nella metafora di un cantiere, dove gli angiomi sono causati da un errore di organizzazione del lavoro, senza sostanziale danno per l'edificio. Parallelamente, le malformazioni vascolari sono diventate una partita di materiale scadente, che nel tempo si deteriora e causa danni che obbligano ad importanti interventi di ristrutturazione, se non addirittura alla demolizione di una parte dell'edificio. Ho pensato quindi di raccontarvi la storia del grande costruttore e dei suoi assistenti, Angiomix e Malvas Cox. Ecco il suo studio. Entriamo e lo vediamo impegnato nella progettazione. Entra Angiomix, carino e pasticcione, candele spente e fogli volanti. Il costruttore fa la faccia seria, ma dà il progetto ed i soldi per i materiali ad Angiomix. Il giovanotto corre dal venditore di fiducia, serio e con tanto di registratore di cassa. Compra e mette gli operai al lavoro. Fa periodicamente rapporto al capo e arriva alla fase finale e cruciale dello smaltimento avanzi. Come sempre si agita, ma arriva alla fine e siamo al momento della consegna delle chiavi. Il nostro eroe se ne va cantando, ma non riesce ad allontanarsi che viene richiamato dagli inquilini che gli mostrano uno strano bozzo, un rigonfiamento che spunta dal pavimento. Angiomix si agita, ma non riesce a combinare un granché. Fortunatamente arriva il costruttore che si rende conto alla prima occhiata del problema. In realtà non grave, solo una cattiva gestione degli avanzi di cantiere. Da indicazioni, gli operai finiscono il lavoro, gli inquilini si rasserenano e tutto torna tranquillo. Malvas Cox, malformazioni vascolari. Questa, signori, è un'altra storia. Il costruttore ha terminato un altro progetto e lo consegna, con i relativi fondi, ad un altro assistente, Malvas Cox. Differentemente da Angiomix, pasticcione ma onesto, Malvas Cox è corrotto ed inaffidabile e infatti decide di lucrare sui fondi di costruzione, rubandone una buona parte. Evita quindi il rivenditore onesto e si rivolge ad un individuo della sua stessa risma, dove può trovare materiali di seconda scelta o avariati.
L'affare si conclude e si procede alle fasi successive di trasporto e consegna al cantiere. Il lavoro è inizio, ma sin dalle prime battute gli operai hanno problemi nella lavorazione e nella posa in opera. La nuova costruzione è all'apparenza perfetta ed i nuovi proprietari prendono possesso delle chiavi. Puliscono, arredano ed iniziano la vita di ogni giorno nella nuova dimora. Poi qualcosa inizia a cambiare, una parete cede e tutta la casa si deforma fino a perdere l'aspetto iniziale, diventa inabitabile. La famiglia terrorizzata chiama il costruttore che si rende immediatamente conto di quanto avvenuto e dell'unica possibile soluzione: abbattere parte della nuova casa, salvando la restante struttura. La decisione è l'unica possibile ed è triste per tutti, salvo per Malvas Cox. Cosa medita ora?